Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine. I dettagli più chiacchierati sono tutti qui, restate con noi fino alla fine e ricordate di iscrivervi e condividere se vi piace questo tipo di contenuti. Oggi le colonne di gossip brulicano di sussurri che ruotano attorno a Barbactas, un volto amatissimo dal pubblico che, nonostante la crescente fama, ha sempre difeso con cura il confine tra palcoscenico e vita privata. Da giorni, nel corridoio infinito dei pettegolezzi, corrono voci di matrimonio in crisi, di distanza emotiva, di una scelta difficile. Ma a ribaltare tutto non è stata una foto rubata o una frase ambigua sui social, è stato un dettaglio apparentemente minimo, filtrato da dietro le quinte, mormorato da chi conosce bene i documenti, le scadenze, la parte meno romantica dell'amore quando incontra la burocrazia. Un avvocato vicino alla coppia avrebbe sussurrato un nome, e quel nome, così semplice, ha cambiato il verso del racconto. La storia, dicono, è iniziata davvero quando Barbactas e Yağmur Yüksel hanno smesso di mostrarsi insieme. Niente fotografie intrecciati, niente apparizioni coordinate, niente di quella complicità pubblica che i fan avevano imparato ad amare. Il silenzio sui profili social è diventato più lungo. I post hanno smesso di citarsi a vicenda, gli eventi in presenza hanno visto i due comparire separatamente. Gli amici, quelli che contano, hanno cominciato a parlare sottovoce di distanza, e in molti hanno scelto parole neutre, appoggiate su un cuscino di prudenza, separazione consensuale, una pausa matura, un allontanamento gestito con rispetto. Ma la tela, che sembrava liscia, ha mostrato uno strappo. Dietro, un dettaglio. Un nome pronunciato piano, come se bastasse poco per far saltare tutto. Si mormora che l'avvocato che segue da vicino le pratiche legali, sì, proprio quelle che si avviano quando una storia non riesce più a reggersi da sola, abbia lasciato cadere un nome nel piccolo cerchio delle confidenze. Non un volto noto, non un personaggio da copertina, non la scintilla facile dei titoli urlati. Al contrario. Qualcuno di familiare, un conoscente di lunga data, una persona che attraversa le stanze private con l'agio di chi è stato invitato tante volte, una presenza che si infiltra senza fare rumore. Da lì, le fiammelle delle illazioni si sono alzate in fretta. Eppure è essenziale precisarlo, non esistono accuse confermate, nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna prova che tenga nel tribunale della verità. È tutto sussurro, eco di retroscena, ricamo su un bordo che nessuno ha cucito davvero fino in fondo. Si raccontano, a porte chiuse, due scenari. Nel primo, l'ipotesi della terza persona avrebbe accelerato un logoramento già presente, come una crepa che aspettava soltanto un colpo di vento. L'intesa, già fragile, avrebbe trovato in quel nome il catalizzatore perfetto. Nel secondo scenario, invece, il colpevole è il tempo speso lontano. Tour, set, prove, spostamenti continui tra città, gli orologi che non coincidono più, telefonate brevi tra un impegno e l'altro. Chi frequenta l'entourage parla di un bar concentratissimo sul lavoro, metodico, quasi ossessivo nel tenere alto lo standard. E quando l'asticella è così in alto, la vita privata deve saltare più in alto ancora. Le fragilità, all'inizio quasi invisibili, si sarebbero acuite poco a poco, giorno dopo giorno, fino a mostrare una distanza che non era più possibile ignorare. Nel regno del gossip, il silenzio ha quasi sempre due significati: o tutto sta procedendo con calma, rispetto e reciprocità, lontano dagli occhi che graffiano, oppure lo si vuole tenere sotto controllo, perché più se ne parla, più il fuoco si alza. Considerando il passato di Barbactas, la seconda ipotesi sembra la più plausibile. Ha sempre difeso la discrezione, ridotto all'essenziale ciò che il pubblico ha il diritto di conoscere. Chi conosce la coppia invita alla prudenza, non cede ai racconti romanzati di litigate epiche o di scene madri, parla invece di una stanchezza accumulata, di priorità mutate lentamente, quasi in silenzio. E quel nome, sussurrato da un legale, per alcuni sarebbe un dettaglio innocuo al centro di enormi fraintendimenti, per altri, la punta dell'iceberg. La verità, come capita spesso quando la curiosità corre più veloce dei fatti, si perde nei corridoi. Ad oggi, l'unica certezza è l'assenza di conferme ufficiali, tutto il resto è il frutto di una stagione di voci.
Basterebbe una frase chiara di bar per chiudere la partita o, chissà, per aprire un capitolo nuovo. Nel frattempo, tra un set e un viaggio, si fa strada una convinzione: il percorso non nasce da un singolo scossone, ma da un logoramento lento. Chi ha incrociato la coppia negli ultimi mesi racconta che i turni serrati, le prove fino a tardi, le trasferte improvvise hanno scavato silenzi. Quello che appariva una stanchezza passeggera si sarebbe trasformato in una perdita di interessi condivisi, in un allontanamento quieto. Così il nome che oggi tutti cercano di afferrare potrebbe non essere la causa, ma il grilletto che ha fatto saltare in aria problemi già esistenti. C'è poi chi sostiene che non tutti i silenzi annunciano una catastrofe. Secondo questi, la volontà di tenere tutto nel recinto del rispetto reciproco avrebbe alimentato le supposizioni. Nessuno, tra i più vicini, parla di porte sbattute. Le allusioni restano cautissime, i discorsi girano attorno all'esigenza di proteggere un equilibrio, anche adesso che vacilla. Il nome che l'avvocato avrebbe citato nel suo giro stretto è diventato il magnete dei fraintendimenti, il punto cieco in cui si incrociano opinioni e mezze verità. Quanto di quel sussurro corrisponde ai fatti? Quanto, invece, è solo l'ombra ingigantita di un'ipotesi che fa comodo a chi deve riempire spazi e minuti? La posizione di Barbactas, in tutto questo, non sembra cambiata: lavorare, concentrarsi, non offrire appigli. Anche quando gli indizi traspaiono, lui tace. Le giornate si sommano tra 7 sale prove, e il suo profilo pubblico resta pulito. Per alcuni, è un modo discreto per smentire senza alimentare il fuoco, per altri, è il gesto di chi protegge la propria intimità, consapevole che ogni parola, se pronunciata adesso, verrebbe scomposta e riassemblata fino a non somigliare più a se stessa. D'altronde, non tutto quello che si affaccia sulle pagine di gossip coincide con la realtà. Lo ripetiamo. Non ci sono annunci ufficiali, e ciò che rimbalza da una fonte all'altra si regge su accuse mai verificate. Una presa di posizione netta di Barr potrà orientare il racconto, fino ad allora, a dettare il ritmo saranno gli spifferi. Dalle frange dell'industria, intanto, filtrano descrizioni che disegnano un contorno preciso: non sono solo i due diretti interessati a muoversi con cautela, ma anche chi sta attorno a loro. Amici in comune che mantengono le distanze, inviti accettati con estrema attenzione, nessuno che prenda apertamente posizione durante le serate importanti. Un silenzio collettivo che dice più di 1000 commenti e indica soprattutto una cosa: non è una battaglia, è fatica. È un coro che pare essersi accordato su un'unica frase: non c'è rabbia, c'è consunzione. E questa, forse, è la nota più significativa di tutte. Quanto al nome che scivola nelle voci, c'è chi sostiene venga volutamente amplificato, come capita quando una storia è più bella del vero. Qualcuno estraneo ai fatti, senza volerlo, si sarebbe ritrovato in prima linea, tirato dentro a forza da un gioco più grande. Nell'intrattenimento, lo sappiamo, un'informazione incompleta e una parola omessa bastano a cambiare il significato intero di un racconto. È per questo che il dettaglio sussurrato dall'avvocato potrà assumere il suo peso reale soltanto quando chi di dovere parlerà a viso aperto. Fino ad allora, quel nome non è altro che un'ombra proiettata sulla parete. Eppure, nonostante tutto, la professionalità di Barbactas continua a risplendere. Chi lavora accanto a lui assicura che l'impegno non ha subito scossoni: puntualità, rigore, cura. Nessun cedimento visibile, nessuna sbavatura. Anzi, la sensazione è che faccia di tutto per evitare che la tempesta privata bussi alla porta del lavoro. Questo alimenta l'idea che l'eventuale separazione, se mai ci sarà, stia seguendo una rotta controllata, senza strappi improvvisi. E accanto al suo nome, inevitabilmente, si posa quello di Yamur Yüksel. Anche lei, dicono, ha scelto il profilo basso: poche parole, scelte misurate, niente controrisposte che incendino la piazza. Qualche post allusivo, magari, ma nessun proclama. Un modo per proteggere ciò che resta, o forse per proteggere se stessa. Alla fine, può esserci una verità molto più semplice della tempesta di titoli che adorano la spettacolarità. Non tutte le storie si sfasciano tra scintille e vetri rotti, a volte l'addio più rumoroso è quello che nessuno sente,
perché è fatto di passi leggeri e porte chiuse senza clamore. Finché non arriveranno parole chiare da Barbactas o da Yamur Yuxel, i vuoti continueranno a riempirsi da soli, e i rumor faranno il resto. Ma una cosa, già ora, è lampante, in questa vicenda, è ciò che non viene detto a tenere tutti con il fiato sospeso. Ed è proprio per questo che abbiamo seguito ogni sfumatura con attenzione, senza confondere il desiderio di sapere con la fretta di giudicare. Se siete arrivati fin qui, grazie per il vostro tempo. Noi di Turkey News Magazine continueremo a seguire la storia con la stessa cura di sempre, e vi aggiorneremo appena ci saranno fatti, non soltanto voci. Iscrivetevi al canale, condividete il video con chi ama restare informato senza perdere la sensibilità, e fateci sapere nei commenti cosa pensate del silenzio di Barbactas e di Yamur Yuxel. È un ponte per tornare, o una strada che si allontana? In ogni caso, resteremo qui, a osservare con rispetto, aspettando la prossima parola.